1° maggio 1982, via Cupa delle Tozzole, Secondigliano. È festa del lavoro, ma per alcuni il lavoro non si ferma mai, soprattutto quando quel lavoro è la morte. Un uomo di 29 anni si avvicina con calma a un negozio chiuso. Paolo Di Lauro, nato il 26 agosto 1953, cresciuto fra questi vicoli come magliaro, venditore ambulante di merce contraffatta. Un truffatore abile che ha imparato a vendere seta falsa per Vera e i Gonzi del nord Italia. Ma oggi non vende seta. Oggi vende tradimento. Quello che accade in questi pochi minuti cambierà per sempre gli equilibri criminali di Napoli. Non è una vendetta impulsiva, non è un raptus di follia. Secondo gli investigatori fu un'operazione pianificata con precisione. È l'eliminazione chirurgica del passato per costruire un futuro di sangue e cocaina. La vittima è Anielo La Monica, 52 anni, boss di Secondigliano da oltre un decennio. Uomo della vecchia scuola, cresciuto nelle faide tra la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo e la nuova famiglia. Un boss che ha visto morire centinaia di uomini nella guerra più sanguinosa della storia criminale napoletana. Il delitto viene attribuito dalle indagini a Paolo Di Lauro, insieme a Raffaele Abbinante, Rosario Pariante e altri affiliati che la Monica considerava figli. Lo attirarono in trappola con la scusa di un affare d'oro, l'acquisto di brillanti rubati. Prima lo investirono con un'auto, fracassandogli le gambe. Poi lo finirono a colpi di pistola. Ma la violenza non si fermò lì. Fu ucciso con particolare ferocia, secondo le ricostruzioni dell'epoca. Ma questa non è la storia di un tradimento qualunque. Questa è la genesi di un impero. Il momento esatto in cui un allievo elimina il maestro, non per odio, ma per visione imprenditoriale, per costruire qualcosa di completamente nuovo, qualcosa che trasformerà la camorra da fenomeno locale in multinazionale del crimine, capace di fatturare oltre 15 milioni di euro al mese. Perché ogni grande guerra ha le sue origini nascoste, e ogni imperatore, prima o poi, deve uccidere suo padre, anche quando quel padre è criminale. Per comprendere cosa accadde quel 1° maggio del 1982 dobbiamo tornare indietro. Non di mesi, ma di anni. Agli anni in cui Napoli Nord era ancora un cantiere a cielo aperto, dove il cemento cresceva più veloce della legalità. Le vele di Scampia erano appena completate. 7 torri di cemento armato progettate dall'architetto Francesco Di Salvo, completate nel 1975. Dopo il terremoto del 1980, molti alloggi furono occupati abusivamente. Dovevano essere simboli di rinascita sociale, diventeranno fortezze della droga. Secondigliano si espandeva attorno ai palazzoni popolari, un dedalo di strade strette e cortili chiusi, dove la legge dello Stato faticava ad arrivare. Qui comandavano altre leggi, più antiche, più spietate. E la camorra stava vivendo la sua metamorfosi più violenta. Gli anni 70 e i primi anni 80 sono il decennio della guerra tra la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo e la nuova famiglia, guidata da Michele Zazza, i fratelli Nuvoletta e Antonio Bardellino, una guerra che farà centinaia di morti tra il 1978 e il 1983, sgretolando le vecchie gerarchie e creando un vuoto di potere che lascerà spazio a nuove feroci ambizioni. Il bilancio è raccapricciante. Tra gli omicidi di spicco figurano quelli di figure politiche e sociali come il consigliere comunale Mimmo Beneventano e il sindaco Marcello Torre, entrambi assassinati nel 1980. Ma sono le vittime innocenti,
a segnare davvero la coscienza della città. Cittadini uccisi per errore in scambi di persona durante gli agguati, bambini che saltano su ordigni esplosivi, il crollo delle macro-organizzazioni criminali come la NCO e la NF crea un nuovo e complesso scenario criminale in Campania. Dopo il 1983, il panorama della criminalità organizzata si trasforma in un sistema magmatico e pulvisolare, caratterizzato da una moltitudine di sodalizi più piccoli, fluidi e interconnessi in una struttura orizzontale. In questo scenario apocalittico emerge la figura di Anielo La Monica, boss di Secondigliano, uomo della vecchia scuola, un leader metodico nella violenza, cresciuto nelle strade quando il rispetto si guadagnava con il sangue e si manteneva con la paura. Ma La Monica ha un protetto, un giovane che considera come un figlio della famiglia, un ragazzo che osserva tutto, impara tutto e sta già pianificando di prendere il posto del padre. Paolo Di Lauro, cresciuto tra questi vicoli come magliaro, cioè venditore ambulante di merce contraffatta, una professione che sembra modesta, ma che fornisce competenze preziose, l'abilità nel gestire la filiera commerciale dall'approvvigionamento alla vendita diretta, eliminando passaggi. Competenze che si riveleranno fondamentali quando il business sarà la cocaina invece che la seta falsa. La Monica non immaginava, secondo le ricostruzioni investigative, di star crescendo colui che sarebbe stato indicato come il suo assassino. Non sapeva che quel ragazzo silenzioso aveva già intuito una verità che sfuggiva ai vecchi boss. Il futuro non è nelle estorsioni tradizionali o nell'usura, è in qualcosa di molto più redditizio. È nella cocaina che inizia ad arrivare dal Sud America in quantità sempre maggiori. È nel narcotraffico su scala industriale. E per conquistare quel futuro, Paolo Di Lauro è disposto a tutto, anche a pianificare l'eliminazione di chi lo ha fatto diventare quello che è. «26 agosto 1953. Paolo Di Lauro nasce in una famiglia di Secondigliano che non ha niente a che fare con la camorra tradizionale. Suo padre non è un boss, sua madre non è la moglie di un latitante. È una famiglia normale, povera, che campa vendendo merce contraffatta per le strade del nord Italia. I Di Lauro sono magliari di professione, venditori ambulanti specializzati nel piazzare seta falsa per vera, pelle sintetica spacciata per cuoio pregiato, orologi tarocchi venduti come Rolex. È una forma di criminalità minore, quasi folcloristica, che richiede però competenze specifiche, saper parlare, convincere, mentire guardando negli occhi, saper calcolare i margini di profitto, saper organizzare gli spostamenti e la logistica. Paolo cresce imparando questi mestieri. A 10 anni sa già riconoscere una banconota falsa al tatto. A 12 anni conosce il prezzo di costo di ogni tipo di merce contraffatta. A 14 anni organizza da solo i viaggi di rifornimento a Roma e Napoli per poi rivendere la roba nei paesi della provincia. Ma Paolo è diverso dagli altri magliari. Ha ambizione, ha visione e soprattutto ha pazienza. Mentre i suoi coetanei sperperano i guadagni in osterie e donne, Paolo reinveste tutto, studia i mercati, conosce i fornitori, inizia a eliminare gli intermediari per aumentare i margini. Paolo a 20 anni ha già capito che il segreto del successo criminale non è la violenza, ma l'organizzazione. È in questo periodo che Paolo Di Lauro inizia a frequentare gli ambienti della piccola criminalità di Secondigliano, non per fare il duro, ma per imparare. Osserva i metodi dei boss locali, studia le loro strategie, analizza i loro errori e incontra Anielo La Monica. Fine anni 70.
Paolo Di Lauro ha 25 anni ed è già riconosciuto come il miglior magliaro della zona. Ma le sue ambizioni vanno oltre la vendita di merce falsa. Ha intuito che il vero business del futuro è la droga. Non l'eroina, che richiede clienti dipendenti e fragili, la cocaina, che ha clienti ricchi e stabili. Ma per entrare nel narcotraffico serve protezione, serve un boss che ti copra, serve qualcuno che abbia già i contatti internazionali. Agnello La Monica è l'uomo giusto al momento giusto. La Monica controlla Secondigliano con metodi tradizionali, estorsioni ai commercianti, usura ai piccoli imprenditori, controllo del gioco d'azzardo clandestino. È un boss della vecchia scuola, rispettato e temuto, ma non ha la mentalità imprenditoriale necessaria per gestire il narcotraffico su scala larga. Paolo Di Lauro si avvicina alla Monica con intelligenza. Non chiede di entrare nel clan, chiede di lavorare per il clan. Offre le sue competenze di magliaro per risolvere i problemi logistici dell'organizzazione. Come si trasporta la merce senza farsi beccare? Come si nascondono i soldi? Come si evitano i controlli? La Monica rimane colpito dall'efficienza del giovane Paolo. In pochi mesi Di Lauro rivoluziona la gestione economica del clan. Introduce la contabilità, organizza i turni, ottimizza i percorsi. Trasforma un'organizzazione artigianale in un'azienda criminale. Ma soprattutto Paolo Di Lauro studia. Osserva la Monica durante le riunioni, impara come si prendono le decisioni, come si gestiscono i rapporti con gli altri clan, come si puniscono i traditori. Accumula conoscenze che userà quando sarà il momento di prendere il comando. Agnello La Monica inizia a fidarsi sempre di più di Paolo. Lo porta con sé agli incontri importanti, gli affida la gestione di affari delicati. Lo considera il figlio che non ha mai avuto. Non sa che Paolo sta già pianificando la sua eliminazione. Agnello La Monica, nato nel 1930, è uno dei boss più rispettati di Napoli Nord. Cresciuto durante la guerra, forgiato dalle violenze del dopoguerra, temprato dalle faide degli anni 60 e 70, è un uomo che ha visto nascere e morire 3 generazioni di camorristi. La Monica ha un metodo preciso per scegliere i suoi uomini. Non guarda la forza fisica o la propensione alla violenza, guarda l'intelligenza, la capacità di ragionare sotto pressione, la lealtà assoluta, e Paolo Di Lauro ha tutte queste qualità. Il rapporto tra la Monica e Di Lauro diventa rapidamente quello tra un padre e un figlio. Il boss inizia a raccontare a Paolo i segreti del mestiere che non si imparano sui libri, come si riconosce un traditore prima che tradisca, come si negozia con i boss degli altri quartieri, come si gestisce la violenza senza perdere il controllo. Paolo assorbe tutto come una spugna. Impara che il potere vero non è quello che si vede, ma quello che si nasconde. Impara che nella camorra, come negli affari legali, vince chi sa aspettare. La Monica inizia a portare Paolo ovunque, agli incontri con i fornitori di droga, alle riunioni con i boss alleati, alle tribunali dove si decidono le condanne a morte dei nemici. Paolo sta ricevendo un master in criminalità organizzata dal migliore professore possibile. Ma Paolo non è uno studente passivo. Mentre la Monica gli insegna i metodi tradizionali, lui sta già pensando a come superarli. Il boss ragiona in termini di territorio. Chi controlla più quartieri ha più potere. Paolo ragiona in termini di business. Chi guadagna di più ha più potere. La Monica gestisce il clan con logiche feudali. Lui è il signore, gli altri sono i vassalli. Paolo immagina una struttura aziendale.
Lui è il CEO, gli altri sono manager specializzati. È una differenza di visione che diventerà presto una differenza mortale. Durante tutto il 1981, Paolo Di Lauro diventa sempre più indispensabile per Agnello La Monica. Gestisce i rapporti con i fornitori sudamericani di cocaina, organizza le spedizioni verso il nord Italia e l'Europa, tiene la contabilità degli affari leciti e illeciti. È diventato, di fatto, il braccio destro del boss. Ma Paolo, secondo gli investigatori, aveva un'ambizione strategica che andava oltre quella dei sottoposti tradizionali. Non voleva solo eseguire gli ordini, ma dare gli ordini. La primavera del 1982 sarà l'ultima primavera di Agnello La Monica. L'inverno tra il 1981 e il 1982 è il momento della svolta. Secondo le ricostruzioni investigative, Di Lauro inizia a tessere la sua tela, con la pazienza e la precisione di un ragno che conosce perfettamente ogni filo della sua rete. L'obiettivo non è semplicemente eliminare Agnello La Monica, è farlo senza dover affrontare una guerra civile nel clan, senza perdere la lealtà degli uomini chiave, senza distruggere l'organizzazione che ha intenzione di ereditare e rivoluzionare. La strategia è psicologica prima che militare, sottile prima che violenta, devastante nella sua semplicità. Le indagini rivelano che Di Lauro iniziò a diffondere un sospetto tra i fedelissimi di La Monica. Il boss li sta frodando. Trattiene per sé una percentuale troppo alta dei guadagni, non divide equamente il bottino delle estorsioni, nasconde loro il vero volume d'affari dell'organizzazione. La strategia è diabolica, perché si basa su un fondo di verità. La Monica, da vecchio boss patriarcale, gestisce effettivamente le finanze in modo accentrato e poco trasparente. Non sente il bisogno di rendere conto ai sottoposti delle sue decisioni economiche. È il suo stile di comando autoritario e tradizionale. Io comando, voi eseguite, non fate domande. Ma Di Lauro trasforma questa caratteristica, normale in un capo della vecchia scuola, in un'arma micidiale. Inizia con insinuazioni sussurrate, durante le pause delle riunioni. «Avete mai fatto i conti di quanto incassiamo veramente?» dice a bassa voce a Raffaele Abbinante. «E avete mai fatto i conti di quanto lui ci dà?» Le cifre ovviamente non tornano mai perfettamente. Come potrebbero? In una organizzazione illegale che non tiene libri contabili ufficiali, dove tutto passa attraverso accordi verbali e strette di mano, è impossibile avere una contabilità precisa. Ma Di Lauro usa proprio questa imprecisione come prova del tradimento. «Guardate», dice mostrando alcuni conti scritti a mano su pezzi di carta, «la settimana scorsa abbiamo incassato questo dalle estorsioni in via nazionale, questo dai parcheggiatori abusivi, questo dalla vendita di hashish al mercato. Fate il totale. Ora guardate quanto ci ha dato Agnello». I numeri non tornano mai. Raffaele Abbinante inizia a dubitare, poi alla volta di Rosario Pariante, poi degli altri. Il veleno si diffonde lentamente ma inesorabilmente. Di Lauro è abilissimo a dosare le rivelazioni. Non accusa mai La Monica direttamente. Non dice mai «Agnello ci sta rubando». Dice «forse c'è qualcosa che non capiamo, forse noi contiamo male, forse...» Ma questi conti proprio non mi tornano. La genialità criminale di Di Lauro sta nel trasformare un omicidio in una rivoluzione morale. Gli affiliati non stanno per uccidere il loro capo per tradimento personale, ma per giustizia economica. Non stanno commettendo un crimine, stanno ristabilendo l'equità. Ma c'è un problema tecnico non indifferente. La Monica non è uno che si lascia eliminare facilmente, conosce i suoi uomini da anni, li ha cresciuti uno per uno, sa leggere i segni di pericolo negli sguardi e nei comportamenti. Ha l'istinto del predatore che sente quando sta per essere cacciato. Per colpirlo bisogna attirarlo in un posto che considera assolutamente sicuro, fargli abbassare completamente la guardia, convincerlo che quello che sta per accadere è un normalissimo affare di routine. La trappola che Di Lauro architetta è un capolavoro di psicologia criminale. Sfrutta due debolezze di La Monica, l'avidità e la fiducia paterna verso Paolo. L'esca sono i brillanti rubati. Non un furto qualsiasi, ma il colpo del secolo. Diamanti per un valore di centinaia di milioni che devono essere venduti rapidamente in assoluto segreto. Un affare talmente grosso che La Monica deve gestirlo personalmente.
un affare talmente riservato che può incontrare il venditore solo in persona, senza testimoni, in un luogo appartato. La trappola scatta il 1 maggio 1982. Un giorno festivo, quando le strade sono semivuote e i testimoni scarseggiano. La normalità apparente della festa del lavoro copre quello che sarà il più importante omicidio nella storia della camorra napoletana. La Monica viene attirato nel suo negozio con una telefonata di Paolo. «Aniello, devo parlarti in persona, è una cosa grossa, molto grossa, ma non possiamo parlarne al telefono». Quando la Monica arriva, il comando lo sta già aspettando. È formato proprio dagli uomini che considera i suoi figli più fedeli: Paolo Di Lauro, Raffaele Abbinante, Rosario Pariante. Quando li vede la Monica non sospetta nulla. Sono i suoi uomini di fiducia, venuti per quello che crede essere un normale incontro di lavoro. L'agguato scatta immediatamente. L'omicidio si consuma in pochi minuti, ma le sue conseguenze dureranno decenni e insanguineranno le strade di Napoli per generazioni. La morte di Aniello La Monica non provoca la guerra civile che tutti temevano. Il piano di Paolo Di Lauro funziona alla perfezione. Gli assassini sono intimamente convinti di aver fatto giustizia, di aver eliminato un boss disonesto che li stava derubando. Il quartiere accetta il nuovo ordine senza resistenze significative, perché Di Lauro ha riuscito a presentare l'omicidio non come un tradimento, ma come una punizione meritata. Ma Di Lauro sa che eliminare il vecchio boss è solo il primo passo di un piano molto più ambizioso. Ora deve dimostrare che la sua visione funziona davvero, che il narcotraffico su scala industriale può trasformare Secondigliano nell'hub criminale più ricco d'Europa. I primi anni '80 sono il momento perfetto per questa scommessa. Le rotte della cocaina sudamericana si stanno consolidando. I cartelli colombiani di Pablo Escobar e del cartel di Cali cercano partnership affidabili in Europa. E Di Lauro ha esattamente quello che serve. Un territorio completamente controllato, una manodopera disciplinata e soprattutto una mentalità imprenditoriale che manca completamente ai boss tradizionali. La prima mossa è rivoluzionare completamente il metodo di approvvigionamento. Fino a quel momento i clan napoletani compravano la cocaina da intermediari italiani, che a loro volta la compravano da importatori, che a loro volta trattavano con i sudamericani. Ogni passaggio aumentava i costi e i rischi. Di Lauro applica al narcotraffico la stessa logica che aveva imparato come Magliaro. Per massimizzare i profitti bisogna controllare l'intera filiera. Elimina tutti gli intermediari e stabilisce contatti diretti con i produttori colombiani. Non è semplice. Richiede viaggi rischiosi in Sud America, negoziazioni in lingue che non conosce, accordi con persone di culture completamente diverse. Ma Di Lauro ha due qualità che lo rendono prezioso per i cartelli sudamericani. È affidabile nei pagamenti e soprattutto ha una rete di distribuzione che arriva capillarmente in tutta l'Europa meridionale. Il salto di qualità è impressionante. Mentre prima il clan La Monica gestiva qualche chilo di cocaina al mese, Di Lauro inizia a importare centinaia di chili. Poi tonnellate. Le navi che attraccano nei porti di Napoli e Salerno nascondono nei loro container carichi che valgono miliardi di lire. Ma la vera rivoluzione è nella distribuzione. Di Lauro capisce che non basta importare grandi quantità di droga. Bisogna anche saperla vendere in modo efficiente e sicuro. E qui entra in gioco la sua genialità organizzativa. Trasforma Secondigliano e Scampia in una gigantesca fabbrica della droga a cielo aperto. Ogni palazzo ha la sua piazza di spaccio. Ogni piazza ha i suoi spacciatori, i suoi vedette, i suoi corrieri. Ogni ruolo è specializzato. Ogni persona sa esattamente cosa fare e quando farlo. Gli Muschillo, ragazzini di 10-12 anni, fanno da vedette agli angoli delle strade. Segnalano l'arrivo della polizia con fischi e grida in codice. Gli spacciatori veri e propri non toccano mai direttamente la droga o i soldi. Ci sono i reggitori, che nascondono la merce, i cassieri che incassano i pagamenti, i corrieri che trasportano tutto da un punto all'altro. Il sistema è talmente efficiente che un tossicodipendente può arrivare a Scampia da qualsiasi parte d'Europa, comprare la sua dose in meno di 5 minuti e andarsene senza mai essere identificato o fermato. È il McDonald's della droga. Veloce e efficiente, sempre aperto. I risultati economici sono sbalorditivi. Le stime investigative della Procura Antimafia di Napoli, basate su intercettazioni e collaborazioni di giustizia, indicano che già negli anni 2000 il clan Di Lauro guadagnava oltre 500.000 euro al giorno dalla sola vendita di droga. 15.000 euro l'ora, 24 ore su 24,
più di quanto guadagnava in un anno un operaio della Fiat. Ogni ora. Su base mensile il fatturato supera i 15 milioni di euro. Su base annuale si avvicina ai 200 milioni. Una cifra che rende Secondigliano e Scampia il più grande mercato della droga a cielo aperto d'Europa, più grande di Amsterdam, più grande di Francoforte. Il soprannome Ciruzzo o milionario non è casuale. Di Lauro diventa effettivamente milionario, ma con una differenza fondamentale rispetto ai boss tradizionali. Non ostenta la sua ricchezza, non compra ville vistose, non gira con macchine di lusso, non indossa gioielli appariscenti. Veste sempre con sobrietà, abiti scuri, ben tagliati ma non firmati, scarpe di buona qualità ma non riconoscibili, orologi precisi ma non da collezione. Ha imparato dai suoi maestri magliari che l'ostentazione attira l'attenzione delle forze dell'ordine, e l'attenzione delle forze dell'ordine è l'ultima cosa che vuole. La sua forza non è nell'apparenza ma nei numeri, nei bilanci che conosce a memoria, nelle rotte che controlla personalmente, nei rapporti di fiducia che ha costruito con fornitori e clienti. Ma soprattutto Paolo Di Lauro rivoluziona anche la gestione del territorio. A differenza dei boss tradizionali che spremevano i commercianti con estorsioni sempre più pesanti, Di Lauro stabilisce regole più razionali ed economicamente sostenibili. Risparmia ai piccoli commercianti di Secondigliano, applicando il pizzo solo alle grandi imprese che possono permetterselo. Non perché sia diventato buono, ma perché ha capito che imprenditori falliti non possono pagare. È meglio chiedere poco a molti che molto a pochi. Questa politica gli conferisce un'immagine di benefattore agli occhi di molti residenti. La gente inizia a dire: con Paolo si stava meglio, almeno lui non soffocava il quartiere. La sua organizzazione viene descritta dalle indagini come la più efficiente della città di Napoli, per la sua capacità organizzativa, per essere puntuale nei pagamenti verso gli affiliati e per essere meritocratica nella distribuzione di ruoli e responsabilità. È una vera e propria impresa criminale multinazionale, con filiali in Spagna, Olanda, Germania. Ha uffici amministrativi che gestiscono i flussi di denaro, uffici commerciali che trattano con i fornitori, ma il successo economico porta con sé nuove sfide che Di Lauro non aveva previsto. Man mano che l'organizzazione cresce, emergono ambizioni contrastanti. Non tutti sono disposti ad accettare passivamente la centralizzazione del potere che il boss considera necessaria per l'efficienza. Tra i primi a manifestare insofferenza sono proprio alcuni di coloro che hanno partecipato all'omicidio di La Monica, e che quindi si considerano fondatori del nuovo ordine. I fratelli della famiglia Ruocco in particolare iniziano a rivendicare una maggiore autonomia territoriale. Controllano Mugnano di Napoli da anni, hanno sviluppato la loro rete di spaccio, hanno i loro canali di approvvigionamento, i loro rapporti con i fornitori internazionali. Perché dovrebbero continuare a versare quote percentuali a Secondigliano? Perché dovrebbero chiedere il permesso per ogni decisione importante? È l'inizio di una spirale che porterà alla prima grande guerra interna del clan Di Lauro. Una guerra che durerà dal dicembre 1991 al maggio 1993 e che sarà conosciuta dagli investigatori come la faida di Mugnano. Ma Di Lauro ormai ha imparato la lezione fondamentale del potere criminale. Chi è più disposto a usare violenza degli altri vince sempre. E lui è sempre disposto a usarne più di chiunque altro. Dicembre 1991. 10 anni dopo l'omicidio di La Monica, le contraddizioni interne del clan Di Lauro esplodono in superficie come un vulcano che ha covato magma per troppo tempo. La famiglia Ruocco, guidata da Antonio, decide di sfidare apertamente l'autorità della centrale di Secondigliano. Non si tratta di una ribellione improvvisa o emotiva, è una decisione ponderata, basata su calcoli precisi di forza e di convenienza economica. I Ruocco controllano da anni il territorio di Mugnano di Napoli con pugno di ferro. Hanno sviluppato una loro rete di spaccio che frutta milioni al mese. Hanno i loro canali di approvvigionamento che li collegano direttamente ai fornitori sudamericani. Hanno i loro rapporti con i clan alleati della provincia. Si sentono abbastanza forti economicamente e militarmente per rivendicare l'indipendenza da Paolo Di Lauro.
È un errore di valutazione che si rivelerà fatale. Antonio Ruocco e i suoi sottovalutano due elementi fondamentali: la determinazione assoluta di Di Lauro a mantenere il controllo centralizzato dell'organizzazione e soprattutto la sua capacità di violenza strategica che è cresciuta enormemente negli anni. Il boss di Secondigliano ha avuto 10 anni per perfezionare non solo l'organizzazione economica del clan, ma anche la sua dottrina militare. Ha studiato attentamente i conflitti degli anni precedenti, la guerra tra NCO e Nuova Famiglia, le faide minori tra i vari gruppi camorristici. Ha osservato cosa funziona e cosa non funziona nella guerra di camorra moderna. Ha sviluppato una strategia della violenza che non ha precedenti per sistematicità, pianificazione e spietatezza psicologica. Non è più la violenza istintiva e estemporanea dei vecchi boss, è violenza scientifica, studiata per ottenere il massimo effetto terroristico con il minimo spreco di risorse. Antonio Ruocco è il boss di Mugnano, un comune della provincia napoletana che rientra nella zona di influenza del clan Di Lauro. È un uomo della vecchia scuola, cresciuto nella tradizione camorristica degli anni 70. Conosce la violenza, sa come si combatte una faida, ha già ucciso e visto uccidere. Ma Antonio Ruocco non ha mai affrontato qualcuno come Paolo Di Lauro. I primi mesi del conflitto sono caratterizzati da una serie di avvertimenti: omicidi mirati di affiliati minori dei Ruocco, intimidazioni ai commercianti che pagavano il pizzo alla famiglia ribelle, attentati dimostrativi contro le loro attività. Di Lauro sta applicando una strategia della tensione graduale. Non vuole sterminare i Ruocco, vuole piegarli, costringerli a sottomettersi, riportarli sotto il suo controllo, senza distruggere completamente l'organizzazione che dovrà poi reintegrare. Ma Antonio Ruocco non si piega, anzi, risponde colpo su colpo, omicidio per omicidio. La situazione degenera rapidamente in una spirale di vendette che rischia di sfuggire di mano ad entrambi i contendenti. È a questo punto che Di Lauro capisce di dover mandare un segnale che non lasci spazio a interpretazioni. Deve dimostrare una volta per tutte che sfidare la sua autorità ha conseguenze apocalittiche. Deve codificare una dottrina del terrore che impedisca per sempre altre ribellioni. La prima fase del conflitto, che va dal dicembre 1991 al maggio 1993, è caratterizzata da agguati mirati, eliminazioni chirurgiche, messaggi intimidatori calibrati con precisione. Di Lauro non vuole sterminare i Ruocco, vuole piegarli, costringerli a sottomettersi, riportarli sotto il suo controllo, ma la lezione che sta per impartire ai ribelli di Mugnano sarà talmente terrificante che nessuno oserà più sfidare la sua autorità per i successivi 10 anni. «18 maggio 1992, ore 11:30 del mattino. Il sole primaverile illumina via Monterosa, nella zona di confine tra Secondigliano e Mugnano. È un lunedì mattina qualunque, con i commercianti che aprono le loro attività e i primi clienti che entrano nei bar per il caffè di metà giornata. Il Bar Fulmine è uno di questi locali anonimi che punteggiano le periferie napoletane. Niente di particolare, qualche tavolino di plastica, una macchina del caffè, un bancone con cornetti confezionati. Il tipo di posto dove si ferma per 10 minuti e poi si va via. Ma questa mattina il Bar Fulmine diventerà il teatro dell'operazione militare più spietata nella storia del clan Di Lauro. Raffaele e Rosario Prestieri, due fratelli di 32 e 27 anni, sono seduti al loro tavolino abituale. Non sono clienti casuali, sono due dei boss più importanti della fazione fedele a Paolo Di Lauro. Uomini di fiducia, che hanno partecipato all'omicidio di Agnello La Monica nel 1982, veterani della guerra di Camorra, sopravvissuti a decenni di violenza. Sono venuti al Bar Fulmine per un incontro riservato, con alcuni intermediari che dovrebbero negoziare una tregua con i Ruocco.
La faida sta diventando troppo costosa per entrambe le parti. Troppa attenzione da parte delle forze dell'ordine, troppi morti, troppi affari interrotti. È una trappola perfetta. Alle 11:32, 8 uomini su 4 motociclette si fermano davanti al bar. Indossano caschi integrali, giacche di pelle, guanti. Sembrano motociclisti qualunque. Ma dalle giacche estraggono Kalashnikov AK-47, armi da guerra che normalmente si vedono sui campi di battaglia del Medio Oriente. L'attacco dura meno di 2 minuti. È un massacro organizzato con precisione militare. I killer entrano sparando a raffica, non guardano chi colpiscono, non fanno distinzioni tra boss e clienti innocenti, scaricano i caricatori contro tutto quello che si muove. Il rumore è assordante. Le urla dei feriti si miscolano al fracasso dei Kalashnikov. Raffaele Prestieri viene raggiunto da 12 colpi. Muore sul colpo, riverso sul tavolino dove stava bevendo il caffè. Rosario Prestieri tenta di scappare verso l'uscita posteriore, ma viene inseguito e finito con 6 colpi alla schiena. Altri 2 uomini presenti nel bar vengono uccisi. 3 vengono feriti gravemente, uno dei quali morirà in ospedale 3 giorni dopo. Ma la carneficina non è finita. Mentre alcuni killer escono dal locale, altri lanciano una bomba a mano russa M75 all'interno. L'esplosione completa la distruzione, cancella le prove, terrorizza i testimoni. Il bilancio finale è di 4 morti e 3 feriti. È un massacro che cambierà immediatamente gli equilibri del conflitto. Ma chi ha ordinato la strage? Le indagini successive dimostreranno che l'agguato è stato pianificato dal comando di Antonio Ruoco. È la sua risposta alle provocazioni di Paolo Di Lauro. È il messaggio che vuole mandare. È chiaro. Anche lui sa essere spietato quando serve. È l'errore più grande della sua vita criminale. Paolo Di Lauro riceve la notizia della strage mentre è nella sua villa di Secondigliano. I Prestieri non erano solo 2 affiliati qualunque, erano i suoi luogotenenti più fedeli, gli uomini che avevano ucciso con lui Agnello La Monica, i fratelli che aveva cresciuto come famiglia. La reazione di Di Lauro non è rabbia, è calcolo freddo. Ha capito che Antonio Ruoco ha commesso un errore strategico fatale. Ha dimostrato di essere capace di grande violenza, ma ha anche rivelato di non avere il controllo della situazione. Ha ucciso per vendetta, non per strategia. Ora Di Lauro può rispondere con una violenza ancora più grande senza passare per l'aggressore. Può presentare la sua rappresaglia come legittima difesa. Può codificare la sua dottrina del terrore sotto la giustificazione della giustizia. La strage del Bar Fulmine non è la fine del conflitto. È l'inizio della parte più terrificante. Una settimana dopo la strage del Bar Fulmine, accade qualcosa che segna uno spartiacque nella storia criminale napoletana. Il 25 maggio 1992 viene uccisa Maria Ronga, madre di Antonio Ruocco. Non è un omicidio casuale, non è nemmeno un errore. È l'applicazione consapevole di una nuova dottrina del terrore che Di Lauro sta perfezionando. Colpire i familiari dei nemici per mandare un messaggio che va oltre la logica tradizionale della vendetta. Maria Ronga ha 62 anni. È una donna che non ha mai fatto del male a nessuno. Non partecipa alle attività criminali del figlio. Non sa nemmeno esattamente cosa fa Antonio per guadagnarsi la vita. È una madre come tante, che ha cresciuto i suoi figli come ha potuto in un quartiere difficile. Ma per Paolo Di Lauro questo non conta. Maria Ronga è colpevole di aver partorito Antonio Ruocco. È colpevole di essere la persona che il nemico ama di più al mondo. È colpevole di rappresentare l'unico punto debole psicologico di un boss che sembrava non averne uno.
L'agguato avviene in pieno giorno, davanti alla sua abitazione. Maria Ronga sta tornando dalla spesa quotidiana quando 2 uomini in motocicletta le si avvicinano. Non tenta nemmeno di scappare. Non capisce cosa sta succedendo. 11 colpi di pistola calibro 9. Alcuni al corpo, altri al viso. Una violenza gratuita e metodica che va ben oltre quello che serve per uccidere. È un messaggio simbolico rivolto non solo ad Antonio Ruocco, ma a tutti coloro che potrebbero pensare di sfidare l'autorità di Paolo Di Lauro. L'omicidio di Maria Ronga rappresenta un cambiamento tattico fondamentale. Fino a quel momento, anche nelle guerre di camorra più feroci, esistevano linee rosse che raramente venivano superate. C'era una sorta di codice d'onore, per quanto perverso, che distingueva tra combattenti e civili. Di Lauro cancella questa regola. Dimostra che per lui non esistono innocenti quando si tratta di affermare il proprio potere. Il messaggio è chiaro e terrificante. Ribellarsi a Paolo Di Lauro non significa solo rischiare la propria vita. Significa condannare a morte chiunque ti sia vicino. Ma la lezione di terrore non è ancora finita. Il 27 luglio 1992, Alfredo Negri, alleato dei Ruocco, viene rapito mentre esce dalla sua abitazione. Non viene ucciso subito. Viene portato in un capannone abbandonato alla periferia di Secondigliano. Quello che accade nelle successive 15 ore è una delle pagine più nere nella storia della criminalità napoletana. Alfredo Negri viene torturato con metodi che vanno oltre ogni concezione di violenza criminale tradizionale. Alfredo Negri venne torturato per ore prima dell'esecuzione, ma viene tenuto cosciente il più lungo possibile. Deve soffrire, deve pagare per il suo tradimento non solo con la vita, ma con un'agonia infinita. Dopo 15 ore di torture, Alfredo Negri viene ucciso con un colpo di pistola alla nuca. Ma il suo calvario non è finito. Viene dato alle fiamme all'interno di un'auto abbandonata nei pressi del carcere di Secondigliano. È un ultimo messaggio simbolico. Questo è il destino di chi tradisce Paolo Di Lauro. L'omicidio di Alfredo Negri non è solo una vendetta. È una lezione pedagogica rivolta a tutti gli affiliati del clan. È la dimostrazione pratica di cosa significa sfidare l'autorità del boss. Non basta essere uccisi, bisogna essere distrutti. Bisogna diventare un esempio che nessuno dimenticherà mai. Questo sistema di terrore anticipa in modo impressionante i metodi che caratterizzeranno la prima faida di Scampia del 2004-2005. La spirale di violenza che dilana Scampia utilizza gli stessi metodi sperimentati e perfezionati negli anni 90. Non è un caso, è l'evoluzione logica di un sistema criminale che ha fatto della violenza estrema il suo strumento di controllo primario. Il 3 agosto 1992 Antonio Ruocco viene arrestato a Milano dai carabinieri. Sconfitto militarmente, terrorizzato dalle minacce ai familiari, decide di collaborare con la giustizia. Chiede che circa 140 parenti vengano inseriti nel programma di protezione testimoni. È la resa definitiva. La faida di Mugnano si conclude con la vittoria totale di Paolo Di Lauro e l'affermazione del suo modello criminale. Ma le conseguenze di questo conflitto andranno ben oltre la sconfitta dei Ruocco. La dottrina della violenza perfezionata durante la faida di Mugnano non rappresenta solo la genesi di un clan criminale, rappresenta la nascita di un modello che sopravvivrà ai suoi creatori. Anche dopo l'arresto di Paolo Di Lauro nel 2005, anche dopo lo smantellamento dell'organizzazione originaria, quella dottrina del terrore continua a riprodursi. Le faide del 2004-2005, gli scontri del 2011-2014, le guerre tra i gruppi ereditari del clan, tutto segue ancora oggi la logica codificata 30 anni fa da un giovane magliaro che decise di uccidere il proprio padre criminale.
Da qui inizia il conflitto più violento di Scampia. Quello che avete visto nell'episodio 1, pubblicato settimane fa. Ma ora sapete cosa è successo prima. Sapete che la violenza del 2004 non è nata dal nulla. È la diretta conseguenza della metodologia criminale definita negli anni 90. Quando la nuova dirigenza del clan deciderà di ridurre i guadagni dei capi delle piazze di spaccio, scatenerà una guerra che riprenderà passo dopo passo la strategia paterna. Gli stessi metodi, la stessa logica, la stessa spietatezza. La prima faida di Scampia del 2004-2005 non è un evento isolato. È il sequel naturale della faida di Mugnano. È la riproposizione, 20 anni dopo, degli stessi meccanismi di potere e terrore che Paolo Di Lauro aveva codificato negli anni 90. Nell'episodio 1, che potete rivedere ora con una consapevolezza diversa, abbiamo raccontato come quella guerra sia esplosa. Come Raffaele Amato e Cesare Pagano abbiano sfidato l'autorità dei Di Lauro, come sia nato il cartello degli scissionisti, come la violenza abbia raggiunto livelli mai visti prima, con l'uccisione di vittime innocenti. Ma c'erano degli errori in quell'episodio, errori che i vostri commenti ci hanno fatto notare. Avevamo presentato la faida del 2004 come la prima guerra di Secondigliano. Non era vero, era la seconda. La prima fu quella di Mugnano. Avevamo raccontato l'ascesa di Paolo Di Lauro senza spiegarne le vere origini, senza raccontare l'omicidio di Anielo La Monica, senza far capire da dove veniva quella capacità di violenza estrema che avrebbe caratterizzato le guerre successive. Questo episodio 0 colma quelle lacune. Vi racconta la vera genesi dell'impero Di Lauro, le radici nascoste della violenza che avrebbe insanguinato Napoli per decenni. Perché ogni storia ha un inizio, e ogni guerra ha le sue cause profonde. La grande guerra del 2004 che avete conosciuto nell'episodio 1 è uno degli atti più violenti di un dramma che continua, che inizia nel 1982 con un tradimento e continua nel 1992 con una lezione di terrore che nessuno dimenticherà mai. Il 1 maggio 1982, quel ragazzo di 29 anni che camminava verso via Cupa delle Tozzole non stava solo andando a eliminare Anielo La Monica. Stava andando a partorire un mostro che ancora oggi devasta le periferie napoletane. E la domanda che resta aperta è sempre la stessa. È mai esistito davvero un modo per fermarlo? O quella violenza, una volta liberata, era destinata a riprodursi all'infinito? Generazione dopo generazione, tradimento dopo tradimento. La risposta, forse, è scritta nel sangue delle strade di Scampia, dove ogni nuovo boss che sorge porta dentro di sé il DNA di quel primo terribile tradimento, dove la lezione di Paolo Di Lauro continua ad essere imparata, applicata, perfezionata. Perché gli imperi criminali muoiono, ma i loro codici genetici sono immortali.